Ci troviamo nella Thailandia occidentale, in una delle aree più remote della provincia di Ratchanburi. Siamo gente povera, ma ci aiutiamo. Così si vive qui. Lui ha appena finito di sistemare la barberia e considerate che è mattina presto. È in quel momento che ho capito che dovevamo tornare qui, nella giungla. Non per scelta, ma perché era l'unico posto che avevamo davvero. Ogni giorno mi diceva: andrà tutto bene, e io volevo credergli, perché nella mia vita ho sempre avuto solo lui. È diventato un vero punto di riferimento per tutte quante le comunità che vivono nei villaggi qui vicini. Voglio che capiscano che la dignità non viene dal denaro, ma dal provare ogni giorno a costruire qualcosa di veramente buono. Ho passato 15 anni dentro una barberia, ascoltando storie e problemi di chiunque si sia seduto su questa poltrona. È il momento di cambiare. Ora inizia un nuovo percorso. Questo è ciò che ho sempre voluto fare. Il mio nome è Daniele e sono pronto ad arrivare ai confini del mondo, perché attraverso i miei viaggi scopro le persone e attraverso le persone scopro me stesso. Questa è la mia strada. Questo è il Figaro Tour. Ci troviamo nella Thailandia occidentale, in una delle aree più remote della provincia di Ratchanburi. Strade sterrate, vegetazione fitta, piccoli villaggi sparsi tra le montagne. L'umidità è alta. Gli animali si sentono ovunque e per spostarsi servono ore di auto su percorsi sterrati. È un ambiente isolato, difficile, ma per migliaia di persone è semplicemente casa. In questo contesto vive un uomo che durante il Covid ha perso tutto: lavoro, stabilità, futuro. Costretto a lasciare la città, si è trasferito qui con la sua famiglia e con legno, bambù e poche attrezzature ha costruito una barberia in mezzo alla foresta. Una struttura semplice, ma abbastanza forte da permettergli di ricominciare da zero. Qui la vita è semplice, ognuno fa quello che può. Molti vanno a lavorare nei campi, a piantare verdure, altri fanno lavori a giornata. Siamo gente povera, ma ci aiutiamo. Così si vive qui, da sempre. Qui la gente è buona. Ci salutiamo sempre, anche solo passando. Niente arrabbiature, niente litigi inutili. Ci si aiuta. Un saluto, un sorriso, e già ti senti a casa. È così che viviamo, come una sola famiglia. Bodin, lui è bravo, davvero bravo, e lavora tanto, più degli altri. Quando c'è qualcosa da sistemare, Bodin arriva sempre. Se manca la corrente in qualche casa, va lui a vedere. Se qualcuno chiama perché c'è una strada rotta, lui prende la moto e ci va subito. Si dà da fare più che può, lavora con il cuore. Questo lo vediamo tutti. Il mio nome è Bodin e sono un barbiere. Sono cresciuto povero, così povero che a volte non c'era nemmeno il riso per tutti. Ho iniziato a lavorare quando avevo 9 anni. Portavo acqua, raccoglievo la legna e aiutavo nei campi. Non ero più un bambino, ero già un uomo. Dovevo esserlo. Da allora non ho più smesso di lavorare. La mia famiglia dipendeva da me e io non potevo tirarmi indietro. Prima del Covid vivevamo già con poco, ma quando è arrivato il virus è stato come se qualcuno ci avesse spento la luce. Avevo paura, tanta paura per me, per i miei figli, per mio marito. Non sapevamo cosa ci avrebbe tolto dopo il lavoro, dopo i risparmi, dopo la normalità. Lui cercava di non farcelo vedere, ma io lo conosco. Aveva il terrore negli occhi, anche se fingeva di no. Ogni giorno mi diceva: andrà tutto bene, e io volevo credergli, perché nella mia vita ho sempre avuto solo lui come certezza. Quando il negozio ha chiuso, siamo rimasti senza niente. Eravamo poveri già da prima, ma quello è stato il momento in cui ho pensato davvero: come farò a sfamare i miei figli? Quando è arrivato il Covid, la paura è tornata. Paura vera. Non potevo mostrarla, ma ce l'avevo dentro, forte. Un barbiere vive di persone e all'improvviso le persone erano sparite. Tutte. Il negozio in città è crollato in pochi giorni e guardavo mia moglie e i miei figli pensando:
Come farò a proteggerli? Ho pianto molte volte in silenzio, senza farlo notare. Le madri devono essere forti, anche quando dentro si spezzano. È in quel momento che ho capito che dovevamo tornare qui, nella giungla. Non per scelta, ma perché era l'unico posto che avevamo davvero. La città era troppo cara, troppo fragile. Qui almeno la foresta, il legno, il bambù erano con noi. Avevamo la mia terra, la nostra terra. Abbiamo imparato a vivere con il poco che avevamo. Anche cucinare era difficile. I bambini erano piccoli e correvano ovunque. Io cercavo di controllare tutto, di rendere questa casa un posto sicuro. Ma nel mio cuore c'era sempre quella paura che non se ne andava. Mia moglie, lei è stata la più forte di tutti. Aveva paura della fame, della malattia, per i nostri figli, ma non ha mai detto torniamo indietro. Mi ha creduto quando io non credevo più in me stesso. La giungla ci ha insegnato a respirare di nuovo. La città ci aveva tolto tutto. Qui abbiamo ricostruito tutto. La giornata di lavoro non è ancora iniziata, ma Bodin già si prepara al primo taglio della giornata. Il suo primo cliente, il padre di sua moglie, che in realtà vive con loro. Per lui, prima della barberia, è più importante dedicarsi alla sua famiglia e alle persone del villaggio. Ecco perché Bodin si prende cura di loro, ogni giorno. Anche lontano da casa, in posti dove tutto sembra diverso, c'è un gesto che mi riporta sempre a me stesso. Ecco perché porto sempre con me i prodotti di Kinsey Gillette, perché anche in mezzo alla giungla la cura è un gesto che ti riporta a te stesso. Kinsey Gillette è sempre con me. Style like a king. E ora torniamo alla nostra storia. Quando mi sveglio la mattina e lo vedo lavorare, penso che nessuno potrebbe amarci come fa lui. Ha messo da parte tutto: sogni, paura, fatica, solo per noi. E anche nei giorni più bui mi dice sempre: non può piovere per sempre. Quando lo guardo tagliare i capelli tra gli alberi, con il vento che muove le foglie e il suono degli uccelli, penso che la nostra vita non è perfetta, ma è nostra, e questo basta. Per noi il Covid è stato duro, ma qui è stata una cosa molto più grande. Niente aiuti, niente sicurezza, solo famiglie che da un giorno all'altro hanno perso tutto. Eppure non si sono spezzati. In mezzo alla disperazione, lui e la sua famiglia hanno visto un piccolo raggio di luce, ed è proprio quel raggio di luce che li ha portati dove sono oggi. Come ogni giorno, prima di andare al lavoro, si va a pregare a un tempio qui vicino, e per andarci utilizzeremo il truck e andremo tutti quanti insieme. Nel villaggio, in mezzo alla foresta, ci sono dei templi bellissimi. Sono templi che esistono da generazioni e noi li amiamo come fossero casa. In mezzo al nulla, circondato dalla giungla, si trova questo tempio. Cammini tra alberi fitti e, all'improvviso, la vegetazione si apre. A un certo punto abbiamo chiesto a Bodin se potevamo assistere alla preghiera e lui con naturalezza ci ha detto di sì. Ogni giorno, prima di iniziare a lavorare, andiamo lì a pregare. Puliamo le foglie, sistemiamo le offerte, accendiamo l'incenso. Lo facciamo insieme agli altri del villaggio. Siamo come una grande famiglia. La preghiera ci ricorda che anche nei periodi più duri
non siamo mai stati davvero soli. Quando vedo i miei figli correre vicino al tempio, ridere e giocare, capisco che abbiamo lottato così tanto. Tutto questo è per loro. Non lo dimenticherò mai. I bambini crescono guardando un padre che non si arrende mai e spero che un giorno capiranno che tutto questo, questa fatica, questa giungla, questa nuova vita è stata costruita con amore, solo con amore. Mentre Bodin stava pregando, ha ricevuto una chiamata. Un cliente lo sta aspettando. Qui funziona così: quando qualcuno ha bisogno, lui si alza e va. Abbiamo sofferto, abbiamo perso tanto, ma se mi chiedi se rifarei tutto, sì, senza dubitare, perché questa vita difficile è comunque la vita che ci tiene uniti. Com'è la tua vita nella comunità? Nel villaggio di Bua Khao Bon, zona 7, viviamo in 50, forse 60 famiglie. In tutto saremo 300 persone. La maggior parte di noi lavora la terra. Coltiviamo, raccogliamo, sopravviviamo con quello che la montagna ci dà. Altri fanno lavori a giornata, altri ancora devono andare fuori dal villaggio per trovare qualcosa. Chi non ha lavoro fisso fa un po' di tutto. La vita qui è semplice, c'è chi riesce a mettere in piedi una piccola attività, ma la maggior parte di noi, se può, lavora come manodopera. Io credo un po' nella fortuna, sì. Ho sempre pensato che quando fai del bene, prima o poi qualcosa ti ritorna. Tutto dipende da noi, da come reagiamo, da come scegliamo di comportarci. La fortuna aiuta, ma è il cuore che decide la strada. Ogni volta che cammino su questo sentiero mi ricordo perché ho scelto di stare qui. La giungla cambia sempre. Un giorno è silenziosa, un altro sembra di camminare dentro un mercato di suoni. Le persone passano, vanno verso le montagne, tornano dal lavoro nei campi e io li osservo. Ho capito che un buon barbiere non vive solo dietro una sedia. Vive nei passi che fa, nelle persone che incontra, nei luoghi che lo accolgono. Per questo ho messo la mia barberia qui. Molti arrivando mi dicono che non hanno mai visto un posto così. E io rispondo sempre che non l'ho visto nemmeno io prima di costruirlo. È la natura che fa metà del lavoro. Quando un viaggiatore si ferma, spesso non è per il taglio, ma per il silenzio. Si siedono, chiudono gli occhi, respirano e poi dicono: sì, fammi un taglio. Come se qui si sentissero diversi, più leggeri e volessero portare via un ricordo. La fatica non mi ha mai spaventato, è parte della mia vita. Ma la cosa più bella è che qui non lavoro mai davvero da solo. La giungla ti dà e ti toglie, ma la gente del villaggio, loro, ti restano vicino. A volte quando arriva un pezzo di legno, qualcuno con dei chiodi, qualcuno solo con un sorriso. Per questo dico sempre che non è mia, è nostra. Quando Bodin racconta quei giorni, mi colpisce una cosa. Non si è mai lasciato andare alla disperazione. Ha perso il lavoro, la stabilità, tutto quello che aveva costruito, ma invece di arrendersi ha fatto l'unica cosa possibile. Ha preso in mano la situazione.
Con la sua famiglia accanto ha lasciato la città, è tornato alle sue origini, alla giungla, e da zero ha provato a ricominciare. Non per ambizione, ma per proteggere chi ama. Lui ha appena finito di sistemare la barberia e considerate che è mattina presto e già c'è il primo cliente. Qua è un po' complicato perché non lavora su appuntamento, quindi può essere che si ferma una persona e si fa i capelli o magari si avvicina una persona del villaggio, ma non c'è una regola fissa, tant'è vero che non può sapere neanche quanto guadagni al giorno. E questa qua probabilmente è la parte un po' più complicata di questo lavoro in questo posto, oltre alla giungla. Ho iniziato a costruire la barberia con quello che la giungla mi dava: bambù tagliato all'alba, legno raccolto lungo i sentieri e qualche pannello solare che una persona del villaggio ci ha regalato, per avere almeno un po' di luce quando fa buio. Tutto fatto con le mani, solo natura e lavoro. Un giorno è venuto da me e ha detto: costruirò una barberia qui. Una barberia in mezzo alla giungla. Chi sarebbe mai venuto? E invece lui era serio, aveva deciso. E quando lui decide una cosa, non lo ferma nessuno. Quando l'ho finita non era perfetta, ma era nostra. Era il simbolo che potevamo ricominciare. Un taglio costa 20 baht. Per qualcuno è niente. Per me sono riso, scarpe per i bambini, qualche medicina. Sono soprattutto dignità. Da quel primo cliente piano piano la voce si è sparsa. Qualcuno viene in motorino, qualcuno a piedi, qualcuno solo per vedere il barbiere della giungla. E ogni volta che guadagno 20 baht, sento che sto proteggendo la mia famiglia. È incredibile pensare come quest'uomo abbia creato una barberia nel bel mezzo della giungla, costruendola solamente con legno, con bambù e facendo un tetto in paglia, avendo un impatto ambientale pari allo zero. Ha solamente un piccolo pannello che utilizza per illuminare quando fa più buio, ma non è abbastanza potente per caricare tutti quanti gli strumenti, quindi ogni sera deve riportarli a casa, caricarli e riportarli qui il giorno dopo. E nel tempo è diventato un vero punto di riferimento per tutte quante le comunità che vivono nei villaggi qui vicino. Il primo cliente è arrivato quasi per caso. Un contadino si è seduto e mio marito gli ha fatto un taglio semplice. Quell'uomo gli ha dato 20 baht. 20 baht! Quel giorno ho visto mio marito sorridere davvero dopo tanto tempo. Ha detto: se oggi ho guadagnato 20 baht, domani ne guadagnerò 40 e poi 60, un passo alla volta. I miei figli crescono guardando un padre che non si arrende, e questo vale più di qualsiasi ricchezza. Voglio che capiscano che la dignità non viene dal denaro, ma dal provare ogni giorno a costruire qualcosa di veramente buono. Non sogno soldi o successo, sogno che i miei figli possano studiare. Sogno che abbiano una vita meno dura della mia, che non debbano lavorare a 9 anni. È questo quello che sogno. Sogno che possano essere felici. E sogno che questa barberia cresca con noi, che un giorno diventi grande abbastanza da proteggere tutta la mia famiglia. Ogni volta che lo vedo accendere le luci, penso a quanto sia incredibile che da un momento di disperazione sia nata una seconda possibilità. Ogni sera, quando chiudo la barberia e guardo il cielo sopra gli alberi, penso a quanto lontano siamo arrivati. Non grazie alla fortuna, ma grazie all'amore. La forza non è aver paura. La forza è continuare ad andare avanti, anche quando la paura ti morde le ossa. Io ho continuato per loro e ora, quando vedo la mia famiglia mangiare insieme, ridere, capisco che tutto il dolore, tutta la fatica, ogni goccia di sudore
Ne è valsa la pena. E questo è l'importante per me. La mia vita non è perfetta, ma è la vita che ho costruito con le mie mani. E non voglio andare via dalla giungla. Qui sono tornato alla mia terra, alla mia famiglia, alla mia pace. Finché avrò mia moglie e i miei figli accanto, io continuerò a lottare per noi, per questo posto, perché questa è casa.